Benvenuti amici del Capricorno, inizio un po' diverso dal solito così non perdiamo tempo e passiamo subito alla lettura. Mostrami, Capricorno, energie generali della seconda parte di agosto 2023. Capricorno, periodo di cambiamenti con la carta della torre. Quando c'è la carta della torre normalmente c'è una caduta dell'ego o di qualche certezza, di qualche cosa che per voi era sicuro, era dato per scontato, può essere che in realtà non lo sia poi più così tanto ad agosto. Ehm, Quando c'è la torre si parla anche di questioni egoiche, quindi magari c'è qualche tipo di risultato a cui voi state mirando per una questione appunto di appagamento del vostro ego. Quindi in questi casi quando arriva la torre è sempre l'universo che cerca di redirezionarci. Mm, Normalmente succede questa caduta dell'ego a causa di qualche evento esterno, ok? Andiamo a vedere con i tarocchi di che cosa si tratta nello specifico. Ricordatevi di prendere solo quello che vi serve e diversamente potete ascoltare l'ascendente, il segno lunare o Venere per trovare un altro messaggio idoneo a voi. Allora abbiamo 4 di spade ragazzi, al contrario, un 9 di denari, un cavaliere di denari, l'imperatrice, re di bastoni, cavaliere di spade e fante di bastoni. Dunque, partendo da questo 4 di spade al contrario, o c'è stata l'esigenza o c'è l'esigenza di occuparsi, diciamo, di una certa guarigione. Tenete presente che qui avete comunque la carta della torre, che parla di qualche evento comunque traumatico. Può essere che qualcuno lo viva già a metà agosto e per qualcuno sia, diciamo, un po' più in là nel tempo. Però questo 4 di spade mi dice che probabilmente o state vivendo questo momento torre o state uscendo da questo momento torre. Perché normalmente quando il 4 di spade è girato al dritto è perché c'è bisogno di prendersi un riposo. Però qui è come se fosse già concluso in un certo senso questo periodo ehm, di ricarica energetica, se vogliamo. Perché vi dico questo? Perché abbiamo un 9 di denari. Il 9 di denari è una carta di forte amor proprio, di indipendenza, proprio di abbondanza materiale, di sicurezza in sé, sicurezza di carattere. Guardate, per qualcuno può rappresentare un'attività indipendente, quindi magari può essere l'inizio di un percorso in autonomia, sia lavorativo che magari ehm, di qualche cosa che potrebbe diventare un lavoro. Abbiamo anche questo cavaliere di denari. Devo dire che avete tante figure, perché qui ne avete una, qui ne avete tre. Comunque ragazzi, questo cavaliere di denari può rappresentare una persona, ehm, o potrebbe rappresentare la- il ritmo con cui dovete gestire questa situazione, questo momento di recupero verso l'indipendenza. Allora, abbiamo anche un'imperatrice, dunque qui ci potrebbe essere qualche questione legata alla madre, perché l'imperatrice fa sempre riferimento alla madre, quindi può essere per qualcuno una situazione di famiglia, anche considerato la quantità enorme di figure che avete, o potrebbe essere qualche cosa, sento, legato alla capacità anche di essere madri di se stessi. Se non è una madre fisica, magari vostra madre, o se voi non siete madri o padri, cioè nel senso qui si parla di genitore e la madre, diciamo, è quel lato affettivo, comprensivo, ricettivo. Qui è come se ci fosse o una persona, quindi l'ideologia della madre o il ruolo di una madre
che in qualche modo potrebbe farvi andare con prudenza verso questo tipo di situazione. Adesso ho veramente tante chiavi di lettura, andiamo a vedere con i mini tarocchi così riesco a essere più specifica e queste le vediamo poi direttamente con i mini tarocchi. Ripartiamo da questo 4 di spade, ragazzi. Abbiamo un 9 di coppe e un 6 di bastoni. Ho come la sensazione che dobbiate dare più valore, o meglio, avete imparato a dare più valore a quello che già avete. Ho come questa sensazione. Probabilmente con questo 6 di bastoni, al contrario, lo sento un po' collegato con la torre perché è un po' come se doveste guarire da questo bisogno egoico di avere conferme. Perché in realtà l'appagamento già ce l'avete. Manca il riconoscimento esterno, ma un vostro appagamento emotivo interno già c'è. Una sorta di guarigione a livello emotivo, a livello spirituale c'è stata. Andiamo a vedere il 9 di denari perché con il 9 di denari c'è anche un appagamento a livello monetario, devo dire. Abbiamo un'altra figura, un fante di coppe e un 9 di spade al contrario. Allora, qui ragazzi sì che ci potrebbe essere una questione legata a genitori-figli, diciamo così, perché comunque ci sono diversi fanti, i fanti rappresentano i figli, e considerato che abbiamo un'imperatrice qui in centro lettura, è facile che ci sia una qualche questione all'interno di una scala gerarchica, poi che sia familiare o lavorativa, sento che c'è comunque questa sorta di, se vogliamo, attrito. È come se ci fossero delle preoccupazioni. Ho come la sensazione che qualcuno voglia iniziare qualche cosa per conto proprio, un nuovo tipo di percorso, del quale sa già qualcosa, ma non ha ancora una formazione piena, completa. E può essere che sia dovuto a quello l'insicurezza del 9 di spade, le preoccupazioni. Ed è anche un po' per quello che qui c'è questo cavaliere di denari che vi dice di procedere con calma. Andiamo a vedere il cavaliere di pentacoli. Due di pentacoli, 2 di bastoni, 7 di spade. Ragazzi, c'è qualche cosa inerente a una persona che vi preoccupa. Potrebbe essere questo cavaliere di denari, ma qui abbiamo 2-2. È come se ci fosse una sorta di ciclo che si ripete, può essere un ciclo collegato a delle bugie o a delle cose poco chiare. Io credo che sia per quello che abbiate queste sorte di preoccupazioni e anche la voglia di essere più indipendenti, mi viene da dire con questo 9 di pentacoli. Come se ci fosse qualche cosa legato a una persona che vi darà delle preoccupazioni nella seconda parte di agosto. Andiamo a vedere l'imperatrice. Eremita al contrario. E fante di bastoni. Scusate, fante di pentacoli. Qui avevamo il cavaliere di pentacoli. E qui il fante di bastoni. Qui abbiamo re di bastoni. Ho come la sensazione che ci sia qualche cosa a che fare, sì, con una forma, con una figura gerarchica più in alto di voi, con un tutor. È come se non poteste ancora star da soli in questa situazione magari lavorativa, piuttosto che di vita proprio. Se si tratta di un nuovo percorso tipo artistico, di un qualche cosa che avete voglia di espandere, ehm, è come se aveste ancora bisogno di maneggiare meglio la materia che state trattando, come se avessi bisogno ancora di trovare dei dettagli
qualche cosa in più che vi caratterizza. Andiamo a vedere il re di bastoni, perché può essere una persona, se siete single potrebbe essere una persona che conoscete, carro al contrario e re di coppe. Sì, ragazzi, se siete single vi dirò, potrebbe essere una persona, vi ricordo che comunque ho già pubblicato le letture per i single, è una lettura interattiva, quindi ci sono 3 scelte per questo mese e la potete integrare con questa lettura, ok? Però ho come la sensazione che nella parte finale di agosto potrebbe arrivare una persona, vi ripeto, se non è una questione romantica, essendo un re di coppe, può fare riferimento a un padre, visto che qui avevamo la madre. C'è qualche cosa a livello affettivo o in una relazione in particolare che pare o non vi lasci libera di andare per la vostra strada, oppure come se ci fosse qualche cosa che vi fa tirare indietro proprio per questo cambio, per questa rinascita. È come se ci fosse ancora qualche cosa che dovete imparare, qualche cosa che non vedete, qualche tipo di realtà di cui dovete venire a conoscenza. Andiamo a vedere il Cavaliere di Spade. Imperatore, 8 di coppe e appeso. Guardate, la sensazione che ho con questo 8 di coppe e con il carro al contrario è fondamentalmente di non cambiare direzione. Cioè, andate avanti, poco per volta inizierete a capire come maneggiare l'energia. Potrebbero esserci delle persone che vi vengono in aiuto, questo ve lo dico. Ci potrebbe essere una sorta di... perché comunque avete l'imperatore, quindi per qualcuno si tratta di contratti, per qualcuno si tratta di questioni legate alla casa, c'è una rinnovata determinazione. E guardate, si finisce poi con un fante di bastoni. Quindi io sento che comunque sarà, diciamo, un periodo entusiasmante, non proprio leggero. Adesso andiamo a vedere questo fante di bastoni. Non sarà proprio leggero, ragazzi, perché ci sono delle questioni, guardate, giustizia, delle questioni legate al passato, legate alle proiezioni, legate a delle preoccupazioni vecchie che ancora vi fanno stare un pochettino sulle spine, ma vedete che a fine mese arriva la giustizia divina, arriva questo nuovo entusiasmo. Qui abbiamo il fante di bastoni che si ripete, tra l'altro. Vi sento spiccare il volo a fine mese. Se per caso era un genitore o un superiore che vi bloccava nell'espansione di un certo tipo di prodotto piuttosto che nell'intraprendere un nuovo tipo di percorso, sento che a fine mese avrete quell'impulso necessario per concretizzare. Guardate, avete 2 carte qui che potenzialmente parlano di contratti. Vi dicono di essere determinati, fondamentalmente, anche con questo cavaliere di spade. Andate dritto per la vostra strada, cercate di valutare tutte le opzioni che avete in mano e cercate anche di mettervi nei panni dell'altra persona, perché quando c'è l'appeso si tratta di vedere le cose da un'altra prospettiva, da un altro punto di vista. Ok? È come vedere il lato B della medaglia, però se avete una persona davanti, provate a mettervi nei panni dell'altra persona e magari è più facile capire perché ha risposto in un certo modo piuttosto che diciamo abbia avuto un certo tipo di comportamento, ok? Però la sensazione è che qui non dovrete muovervi tanto, più che altro sì, determinazione e entusiasmo, ma è come non spostatevi da quelli che sono i vostri obiettivi, ok? Ragazzi, ho come la sensazione che qualcuno potrebbe sentirsi un po' solo in questo periodo. Ehm, ricordatevi che noi abbiamo sempre il nostro sé superiore con cui parlare, quindi tecnicamente non siamo mai soli. Bene, andiamo a vedere un oracolo per concludere la lettura, vediamo cosa vi dicono. Carta numero 12.
Wow, questa carta mi piace particolarmente perché ha il fiore della vita dietro. Cercatelo, è un simbolo di protezione. Ehm, e parla proprio di, come vi dicevo prima, è come se non ci fossero le abilità abbastanza sviluppate per fare quello che volete fare. E qui sì, sì, vi dice di prendere la maestria, di sviluppare questa maestria. Parla anche di radicamento e parla di credenze, quindi è un po' come se vi dicesse dovete prima credere per creare, dovete credere che sia possibile arrivare a un certo tipo di obiettivo per riuscire a crearlo e poi andare con determinazione. Carta numero 31, questa è una carta di purificazione e parla di rose rosse. Il profumo di rosa è nello specifico la profumazione meno gradita dagli esseri di basso astrale. Quindi se ci sono, magari se vi capita di sentire rumorini nella stanza, insomma se ci sono presenze intorno a voi, o semplicemente per il semplice piacere di farlo, potete accendere un incenso alla rosa. E questa carta parla anche di pozioni, ma pozioni intese, diciamo, in chiave moderna, come potrebbero essere delle tisane, degli infusi, proprio per pulire, per drenare. E poi abbiamo carta numero 24. Questa carta fa riferimento alle radici, alla sopravvivenza, parla, che è legata al primo chakra, al rispetto gli uno degli altri in quanto razze o credenze diverse, e parla anche di libertà e di liberazione. E qui parla di pulizia. Quindi ragazzi, la torre in quest'ultima parte di agosto arriva per pulire, per togliere quello che non vi serve. Direi per togliere le insicurezze, per togliere le proiezioni, ok? Bene, amici del Capricorno, questo è quello che avevo per voi, spero che la lettura vi sia stata utile. Fatemelo sapere con un like, con una condivisione, un commento, che a me fa sempre piacere leggere i vostri commenti. Potete anche iscrivervi o se volete fare una donazione o abbonarvi al canale. C'è solo più una fascia di prezzo per il canale ed è quella che dà accesso ai video di crescita personale e spirituale. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!